Oggi porto sul mio canale una delle versioni a benzina più contenute della Giulietta. Come avrete già visto, vi lascio qua il link per andarvelo a vedere se non l'avete visto. Nell'altro video ho provato la versione entry level, ovvero la 1600 turbo diesel da 105 cavalli. La macchina è la stessa e volevo provarne di differenti motorizzazioni perché volevo capire qual è la migliore o comunque qual è la più equilibrata, dove andrei a mettere i miei soldi se dovessi comprarne una e se Alfa Romeo è un pochino al passo con le tedesche oppure arranca di brutto. Come ho detto nell'altro video, la Giulietta non è così male come in tanti dicono senza averla magari mai provata, e non è neanche così clamorosa come tanti alfisti vogliono farci credere. Dunque oggi analizzeremo questo tipo di motorizzazione sempre con il massimo della neutralità. Quello che sto guidando è appunto il 1400 turbo da 120 cavalli benzina e successivamente è stata dotata dell'impianto a GPL. Parlando col proprietario ho chiesto come mai sia stata fatta questa scelta e ovviamente la questione consumi è stata determinante, poiché passandola a GPL il risparmio in termini economici è davvero importante, soprattutto se si fa tanta strada e tanti chilometri. Quindi ha avuto senso farla a GPL perché questa è una versione del 2012, all'epoca non era disponibile a GPL, oggi invece è in listino, quindi nonostante l'impianto sia stato fatto successivamente rende alla grande e la macchina beve davvero poco. Questo motore, dati alla mano, raggiunge una velocità massima di 195 km/h, produce una coppia di 206 Nm e ha uno 0 a 100 di 10 secondi circa, quindi non è proprio fermo. Guidandola da pochi minuti, quello che mi salta subito all'occhio è appunto quanto possa essere fluida essendo a benzina, perché è veramente meno silenziosa di quello che mi aspettavo, perché comunque il motore si fa sentire, cosa che sicuramente apprezzo io e apprezzerete anche voi. Dai. Quello che mi premeva capire di questo modello, e ne sto provando diverse versioni perché tantissime persone con cui se ne parla hanno pareri talmente contrastanti da aver stuzzicato un attimino la mia curiosità, e quindi mi sono detto adesso le provo tutte e poi vi dico la mia. Questa qui, dal momento che la sto provando, la coppia ovviamente è inferiore a quella del turbo diesel perché il tiro non è esattamente la sua arma migliore, però comunque sale rapidamente di giri, perché mentre stavo parlando ho guadagnato qualcosa come 30 km/h, quindi tanto ferma non è, e ovviamente il sound è superiore, è più coinvolgente, vi piace sicuramente di più della versione diesel dove si sente praticamente tutta la turbina. Ma mentre vi sto parlando la sto provando in normal, quindi in versione normale, poiché questa ha il DNA e adesso la passo in dynamic e sento subito la spinta, quindi la rapportatura del cambio dovrebbe essere più ravvicinata, meno vuoti come prima nel seconda terza, ed è così. Il DNA ho potuto apprezzarlo anche sul 1600 diesel, è un'ottima cosa. Se non l'avete mai provato, praticamente vi cambia un pochino i settaggi globali della macchina, partendo dalla D appunto Dynamic, con rapportatura del cambio più corta, il motore vi dà coppia prima e sale più rapidamente di giri, mentre in normal avete una condizione generale della macchina tranquilla, le sospensioni sono meno rigide, è più confortevole e si viaggia meglio. Mentre là è l'all weather, quindi si adatta anche alle condizioni della strada. Se c'è un pochino di fondo bagnato è preferibile selezionarlo perché la macchina lo sente, ed è una cosa che sinceramente dovrebbe esserci su tutte le macchine, perché prima o dopo le situazioni scomode a livello stradale ci sono, è una buona cosa. Al momento questa Giulietta mi piace molto perché sta bene in strada, il peso 1300 kg, qualcosina in più, è ben ripartito e soprattutto il motore non è sottodimensionato, perché la cosa più brutta che può capitare andando a comprare un motore parsimonioso, uno pensa risparmio qualcosa anche in termini di consumi, poi ti trovi un chiodo e la macchina te la devi tenere, anche perché se facciamo due conti con il listino alla mano, questa qui nel 2012 veniva a costare qualcosa come 26.000 euro, quindi non proprio
robette, ma essendo in linea con i mercati tedeschi che sono di riferimento anche in questo segmento, ti aspetti di avere una macchinina che un pochino ti cammini, e infatti questa le fa. Non è appunto una delusione, non è un flop. Se ti porti a casa una macchina con un motore piccolo, non è detto che per forza debba essere piantato, quindi nonostante un peso medio, lo sposta molto bene, il motore è molto fluido, il cambio è molto buono. Il 1600 ovviamente ha più coppia, quindi sembra che il peso venga spostato meglio, però è solo un'illusione, perché comunque l'arco di coppia dura poco e la macchina si siede alla svelta, quindi più o meno le performance sono lì. Questa Giulietta ha l'allestimento Distinctive e una chicca, un optional che è stato scelto dal proprietario è appunto il computer di bordo e navigatore tutto integrato. In questa posizione per me rimane la posizione più bella dove metterlo, perché è la meno fastidiosa, è la più intuitiva. Sinceramente averlo spostato sul quadro di velocità e contagiri, o averlo troppo centrale un pochino spostato in basso, distoglie un attimo dalla guida, mentre lì la posizione giusta, lì hai tutti i valori anche del DNA, i settaggi del DNA sono molto belli da vedere, sia la pressione del turbo indicata in bar e la percentuale di potenza che si va quando si preme il gas. È molto figo da vedere, diciamo. Si hanno anche i dati di spostamento laterale indicato in G e si può vedere praticamente tutto. Nonostante queste chicche che sono belle da vedere, la cosa più importante è appunto il navigatore integrato. Il software di base è valido, quindi non ti porti in giro per il mondo senza senso. Sinceramente è bello da vedere, è a scomparsa, quindi poi non rimane aperto quando si chiude la macchina. È molto valido, mi piace molto. Per quanto riguarda l'assetto, è una 2 volumi ben bilanciata, le sospensioni sono molto morbide. Con un comfort del genere viaggiare è un piacere, perché fai chilometri, macini tanti chilometri senza accorgertene. Il motore è silenzioso, si sente solo se si preme un pochino il gas a fondo, con un sound piacevole. Diciamo che non riesco a trovare grossi difetti, se non magari nella qualità delle plastiche, che un pochino nei profili tende ad andare col tempo, o in alcune cavolate che però possono dar fastidio, perché comunque la spesa iniziale non è poca. Per esempio il Dargilion 8 che non ha grosse difficoltà nel rompersi, e questo è accaduto già ai 2 possessori di Giulietta che ho provato su 2, ed è un dato un pochino allarmante, perché alcune finiture, alcune cose che poi danno fastidio perché uno spende una certa cifra, potevano essere curate un pochino di più, potevano avere una qualità un pochino superiore, però tutto sommato la macchina, sia in termini di mantenimento che in termini di guasti, in termini di tagliandi e di interventi di manutenzione, è in linea con tutte le altre che si pagano anche di più o che in teoria hanno un blasone superiore. Quindi diciamo la Giulietta è ben allineata all'interno della sua fascia di mercato e non è così male come spesso in tanti dicono. Principali differenze con il 1600 diesel: coppia leggermente inferiore, ma comunque non è per niente male. I consumi qui sono molto buoni, l'impianto GPL fatto successivo all'acquisto è stata un'ottima scelta, soprattutto se si percorrono grossi quantitativi di chilometri. Se dovessi sceglierei il benzina, perché c'è la possibilità di averlo GPL attualmente sul listino senza fare l'impianto dopo, e lo sceglierei per il sound principalmente. Forse questo dipende anche un pochino dalla mia esperienza. Ho avuto un Audi A3 che era turbo diesel, si sentiva tutta turbina, il sound faceva schifo. Stessa cosa per quasi tutti i motori diesel, quindi per il sound, avendo la possibilità comunque di avere un benzina ma con il trucco applicabile ai consumi, prenderei il benzina. È un pochino più divertente da sentire e la guida è pressoché identica. Sinceramente io andrei su questa qui al momento. Poi mi sono ripromesso e vi ho promesso di provarne anche altre versioni. Proverò la versione di punta diesel, ovvero i 2170, e proverò la versione di punta benzina, la Giulietta quadrifoglio.